Io la prima cosa che faccio, apro l'impianto a goccia perché la pianta dell'uva non deve soffrire la siccità e la innaffio. E poi controllo durante l'autunno. Se vedo che non piove ancora, infatti quest'anno l'ho aperto già 2 volte l'impianto a goccia, dopo fatta la vendemmia. Adesso verso metà gennaio. No, prima incomincio i trattamenti invernali, prima di germogliare, zolfo e rame, ben bagnato il tronco, da una parte e l'altra. Poi incomincio la potatura da metà gennaio e finisco dopo una settimana. Faccio piano piano, essendo da sola, faccio così. Questo mi sono assicurato che vegeto, che è verde. Dopo che sono sicuro, allora ne faccio il taglio per la potatura, per la prossima vegetazione che deve fare, per produrre. E lascio 1 e 2 germogli, però in seguito germogli ne fa anche qualcuno in più, poi li toglieremo verso aprile, quelli che sono in eccesso. Le faccio il taglio così, in discesa. Così quando piove l'acqua se ne va. Devo avere una distanza deve essere areggiata un po', perché se sono troppo vicini si ammalano, se fanno ombra troppo non circola l'aria, capito? Adesso se io la voglio un po' allungare posso lasciare questo, ma se non la voglio allungare, siccome già c'è un bello spazio, allora lascio questo e questi li taglio tutti e 2, capito? Se io molte volte li faccio il taglio così, vicino al germoglio, cosa succede? Molte volte scende la linfa e scendendo la linfa ti copre, acceca il germoglio, non lo fa germogliare. Dopo che ho fatto la potatura, allora ci passo il trattorino e aro il terreno. Poi quel pezzetto di terra che rimane vicino al tronco passo con la zappa e tolgo tutto vicino al tronco la terra e controllo che non ci siano radici, che non vengano queste radici in superficie. E se ne vedo qualcuno con il coltellino li taglio, perché sennò cosa succede? Che io lascio quelle radici in superficie, prendono il sopravvento, crescono e quelli in profondità si seccano. Poi un anno che fa siccità, uno che non c'è in pianta a goccia, si secca la pianta. Poi un'altra cosa, una volta che ho vendemmiato, molta gente ci mettono a pascolare le pecore, mangiare le foglie, e quello è un danno, perché quando era il ceppo in maturazione, dava la sostanza alle foglie, però una volta che togliamo l'uva e le foglie si seccano, ritorna indietro la sostanza che ha ricevuto prima, la ritorna indietro alla pianta originale. È per quello. Facendo una coltivazione così, uno non può usare né concimi chimici, infatti io ci metto solo un po' di letame, però essendo un terreno granitico, allora cosa faccio? Ci metto un po' di quella calce agricola, un anno sì e un anno no, un po', poi ci passo la spalgo lungo i filari, poi ci passo il trattorino per mischiarle e di quelle caprette che ho a stalla ti porto un po' di letame di quelle caprette, ma non tanto, però un anno sì, sempre un anno no, se no mi può fare troppa vegetazione. Prima invece si girava con una manovella a mano, era faticoso, si tardava di più e invece con la macchina elettrica si fa più in fretta. Io ho fatto ragazzi. Io guarda.
Poi una volta macinato, ogni giorno vengo, ogni sera la rivolto per una decina di giorni. Poi la lascio riposare altri 20 giorni e poi la tolgo. La tolgo e metto il vino in un contenitore. Prima le mettevo tutto in damigiane, adesso una parte la metto anche in un contenitore in acciaio. E lo lascio per un mesetto. Dopo un mesetto faccio il primo travaso. Ci lascio passare un altro mese, comunque per 3 volte lo faccio, sempre lasciando passare un mese, e poi lo lascio riposare e lo metto in bottiglie verso febbraio, marzo, in bottiglia. Il vino mi rimane bello sano e comunque, e va benissimo. Il gusto non c'ha. Lo hanno assaggiato parecchia gente che ne capiscono forse anche più di me e mi hanno detto che c'ha veramente il sapore del vino, non c'è altri sapori estranei e niente. Viene benissimo comunque. Quando uno lo beve, questo è un vino che faccio io, c'ha un sapore un po' amaro, no? Come ha finito di berlo rimane quel sapore dolce in bocca. E l'apprezzano la gente comunque. La vendemmia la facciamo sempre verso il 9 di settembre, quest'anno l'ho fatto il 9 di settembre comunque, però il 9-10 oscilla qualche giorno più o meno. E la facciamo, mi aiutano un paio di amici e finiamo in un paio d'ore e di mattinata la maciniamo subito, è tutto a posto. Però senza mettere mai nessun conservante, non ci ho messo mai niente. Io lo sto facendo una quarantina d'anni, mai ci ho messo conservanti, eppure il segreto è che lo metto in damigiana di cristallo. Quando la inizio la damigiana la devo vuotare completamente e lo metto in bottiglie. E non mi è andato mai male nessuna bottiglia comunque. Tappate, le tappo a tappa corona. Che vanno benissimo, mi durano. Sono bottiglie che ho aperto dopo 10 anni e il vino è ancora perfetto, o senza nessun conservante. E niente, figuriamoci, è stato un piacere.